Ciao, guarda che c'è Nicola Giang! Benvenuti a Chongqing! Finalmente, dopo 5 anni, sono ritornato in una delle mie città preferite della Cina, Chongqing. Un luogo incredibile dove grattacieli, ponti e metropolitane si intrecciano tra montagne e fiumi, creando così un paesaggio unico al mondo. Ma Chongqing è anche la patria di una delle cucine più amate e piccanti della Cina. Proprio qui nasce l'iconico Chongqing Huoguo. Infatti, in questa puntata, oltre a perderci tra i 1000 livelli di questa città, andremo alla scoperta dei piatti più tipici che dovete assolutamente provare, soprattutto se come me siete amanti della cucina cinese e dei sapori belli piccanti. Perciò mettetevi comodi e buona visione! Raga, buongiorno e benvenuti a Chongqing, una delle città più spettacolari del pianeta. E come al solito, come primo cibo, vi porto a fare la colazione tipica di Chongqing. So già cosa mi aspetterà, anche perché è uno dei miei cibi preferiti in assoluto, perciò non vedo l'ora. C'ho già l'acquolina in bocca e c'ho una fame pazzesca. Guarda che stile sto ragazzo, c'ha il megafono appeso. C'è questa città che è ultra futuristica con tutti questi grattacieli e ci sono questi venditori ambulanti che vendono i propri prodotti in un stile molto vintage, in uno stile molto di altri tempi. E comunque, per chi non l'avesse ancora fatto, può mettere un mi piace a questo video e un follow a questo canale. È un piccolissimo sforzo vostro, ma un grandissimo aiuto per me, per tenere in vita questo canale e sostenere tutti questi viaggi che stiamo facendo in giro per il mondo. 2个旺仔面，一个宽的，一个细的。要什么辣度的？本地人怎么吃？ E qui, dato che è una città che si mangia molto piccante, c'hanno pure la tabella del livello di piccantezza. Guardate, il non piccante, un po' piccante, leggermente piccante, medio piccante, il piccante pesantissimo. Avete fatto proprio il Botox. E noi cosa abbiamo scelto secondo voi? Ed ecco voi la tipica colazione di Chongqing. E questo piatto si chiama Wangzamian. E in totale abbiamo speso 30 yuan per 2 porzioni, perciò 15 yuan a porzione, che sono tipo 2 euro. Abbiamo ordinato la versione classica con i noodles più sottili e la versione con i noodles più larghi. E Wangzamian tradotto in italiano significa noodles con piselli e carne macinata. Infatti, come potete vedere, qui c'è una purea di piselli stufati e della carne macinata di maiale. E poi sopra ci ha messo anche del cipollotto, dell'arachidi tostate e il tutto innaffiato da una salsa rossa, che qui chiamano Hongyo, ovvero salsa rossa, che è una salsa al peperoncino. E quando vi arriva il piatto dovete mischiare subito, immediatamente, perché sennò si appiccicano tutti e diventa una focaccia, altro che noodles. Comunque prima ho visto dei clienti che avevano appena finito di mangiare con le labbra grosse così. Erano tipo dei turisti non cinesi, erano thailandesi mi pare. Primo boccone a voi. Buon appetito! Wow, sono squisiti. Il piccante si sente dopo un po'. Da queste parti usano moltissimo il pepe del Sichuan, che è un piccante diverso dal piccante che conosciamo già tutti. Questo qui ti paralizza, non so se avete presente un canale della televisione vecchia che non chiappa la rete. Ecco, pensate a quella cosa lì, ma in bocca. Mi piace questa sensazione, io sono masochista. E poi si sente la cremosità della purea di piselli, con i pezzettini di piselli morbidissimi. E poi c'è un botto di carne macinata che sembra di mangiare il ragù. È tipo mangiare delle pappardelle, ma ultra strapiccantissimi. Già non sto più sentendo la bocca. Passiamo a questi classici. Sì, ok, sono entrambi lo stesso piatto, ma i noodles fanno la differenza. Tipo anche in Italia esiste una lista infinita di pasta e ogni pasta ha una consistenza diversa. Pure qui in Cina uguale. Questi sottili assorbono molto di più il gusto. C'ho la bocca in fiamme, ma sono strafelice. Quale vai te? No. Sei un buon intenditore. Sto sudando come un maiale. No, perché oltre al piccante fa anche caldo qui a Chongqing. E questa, raga, è veramente la colazione dei campioni. C'è una botta di piccante che ti paralizza tutta la faccia di prima mattina. È la colazione ideale dei locals. Qui è il regno del piccante. Il piccante è dappertutto, a parte i dolci. Almeno credo. E dato che qui si mangia un botto piccante, fuori c'hanno pure la tabella del livello di piccantezza. E mi ha chiesto: che piccante vuoi? Io ho detto: piccante come mangiano i locals. Allora il molto piccante. No, allora no, troppo estremo. Facciamo un livello in meno. Se volessi potrei mangiarlo, il piccante estremo, ma ho paura che in sti giorni mi va via la voce per il piccante, perché mi è già capitato una volta. Non vorrei continuare il video senza la voce. E poi, come potete notare, non c'ho alcun botox alle labbra. Cioè, ho le labbra normalissime, ma sento il formicolio all'interno della bocca, perciò le labbra sono salve, almeno credo. Guardami un attimo le labbra, sono un pochino rosse, mi ha detto. Allora faccio a meno del rossetto. Ma questo è tipo un secchiello per lavarsi la faccia. Che stile.
E questo è solamente l'inizio, questi giorni saranno giorni di fuoco, giorni di peperoncino infuocati. Perciò se venite a Chongqing, un consiglio da amico che vi vuole bene è di fare una terapia di fermenti lattici per preparare un attimo il vostro intestino per mangiare tutta questa piccantezza. Guardate carini questi cagnolini. Non so se hanno già il padrone o sono randagi, non c'hanno il collare, non lo so. E comunque i noodles che abbiamo mangiato prima li trovate buoni dappertutto in città, come la pizza napoletana a Napoli, la trovate dappertutto buona, no? In tutta la Campania. E se volete dei consigli proprio con i nomi dei locali, li potete trovare anche nel mio libro, dove do consigli per un primo viaggio in Cina, in particolar modo in 4 città, tra cui è compreso anche Chongqing. Quella è una scuola media. Sicuramente gli studenti di questa scuola saranno tutti in forma, ma penso che gli scalini a loro fanno solamente il solletico dopo aver fatto quella colazione da campioni. Comunque qui scalini su scalini, Tocca fare i scalini e fare i ponti ogni volta che volete attraversare, perché guardate le strade come sono fatte. Sono le barre in centro, le barre qui sul marciapiede, non c'è la striscia pedonale e perciò qui è tutto un sali e scendi. Adesso vi sto portando in un posto molto virale sui social. È un punto dove si può catturare l'8D di questa città. Ed eccoci arrivati nella piazza più virale di Chongqing. E cosa c'è di speciale questa piazzetta qui? Qui siamo al primo piano, vedete tutte le macchine, gli edifici, no? Sembra di stare proprio sulla strada piano terra. Venite con me, venite. E anche qui, come potete vedere, è una piazza normalissima. Siamo arrivati, Guardate qua sotto. Siamo in altissimo. Lì eravamo al piano 1, qui invece siamo al 22esimo piano. Cioè in questa città non capisci mai quando sei realmente nel piano terra o sei nel 50esimo piano di un altro palazzo. E se volete fare anche voi un video del genere, questa piazzetta si chiama Quixinglo. È un casino trovarlo, ma alla fine lo trovate sicuramente. Noi siamo passati dentro un parcheggio di un ospedale, abbiamo preso l'ascensore ad intuito perché la mappa segnava lì e poi siamo saliti all'ultimo piano dell'ascensore che era il piano 12 ed eccolo trovato. Facile, dovete fare un po' di giri ma è facile. Sì, perché tutta Chongqing è fatta così, non si capisce niente. Cioè sulla mappa vedete 300 metri da un punto all'altro, sembra vicinissimo, no? In 2 minuti gliela fai a camminare e poi scopri che tocca fare un botto di scalini, i ponti, devi fare il giro dall'altra parte dell'altra strada e salire su quel ponte per arrivare sottoterra. Vabbè, comunque è tutto intrecciato questa città. Quanti scalini ho fatto? Qui è peggio della Grande Muraglia, Adesso vado un attimo in bagno e pure qui tocca fare scale. Ma che razza del bagno? Ma che senso c'è? Adesso dobbiamo scendere le scale. Siamo saliti e adesso scendiamo. I bagni sono pulitissimi, ce ne dopo. Beh, i bagni sono curati molto bene, sono puliti, profumati. E ora sappiamo anche come sono i bagni pubblici qui a Chongqing. Ed eccoci arrivati a Shangcheng Pudao. E qui è una strada più che lunga, diciamo che è alta, perché è pieno di scalini. Guardate, un cane chongqingnese. Questa frase è universale, ogni cane di ogni parte del mondo capisce. Comunque Shangcheng Pudao significa area pedonale della montagna, perché è un'area dove si fanno le passeggiate piacevoli tra le scalinate, diciamo, perché è veramente pieno di scalini. E qui, come potete vedere, attorno a noi è pieno di negozietti carini, sono le calamiti dell'hot pot. Questo lo dobbiamo ancora mangiare e non vedo l'ora. Se siete stati già a Pechino sicuramente conoscerete Nanluokushan. Vabbè, in ogni città cinese trovate sempre quelle strade dove potete trovare tantissimi negozi di bigiotteria, accessori eccetera, e questa è di Chongqing, che in pratica sono tutti scalini e perciò si differenzia dagli altri. Guardate che carino! Sapete cosa significa? Io sono molto bravo, io non mordo. Vediamo se morde veramente. Non mi caga. E non caga, potete aggiungere anche non caga nessuno. Guardate qua, abbiamo trovato un locale dove si beve il tè. Da questa parte sturano le orecchie. Guardate che bello sto posto, wow! Che oggi fa caldissimo e sotto il sole si schioppa dal caldo. E qui è tutto all'ombra. Troviamo un posto, ci sediamo, beviamo un bel tè. È una cosa da fare qui a Chongqing.
È arrivato il nostro tè, il nostro afternoon tea. Allora, qui abbiamo scelto un tè al crisantemo, che è tipico, che si trova dappertutto in Cina. E qui abbiamo il tè tipico di Chongqing, che si chiama Lao Yin Cha, tè alla vecchia aquila. E qui abbiamo pure un thermos gigante con l'acqua bollente all'interno, così quando finite di bere potete fare il refill. E abbinato il tutto abbiamo i semi di girasole. E in totale qui abbiamo speso 45 yuan, che sono circa 5,80 €. È veramente poco, però in confronto alla media è un prezzo abbastanza altino. Diciamo che i local sono un pochino più taccagni, perciò solitamente vanno in locali che costa molto di meno per bere il tè. Però diciamocelo, 5,80 € per 2 persone, in un cortile così bello, con gli ombrelloni. È pochissimo anche per un cinese a mio parere, perché a Pechino se andate in una sala da tè ci spendete un rene. È il prezzo, tra virgolette, alto di questa sala da tè è perché è il locale più famoso di questo quartiere. Oh, sa veramente di vecchia aquila, anzi di vecchi stivali da pelle. Proviamo questo qui al crisantemo. Questo è buono, sa di prato fiorito e poi ti dà quel retrogusto dolce, perché oltre al fiore di crisantemo troviamo pure semi di goji che danno quella fragranza in più. Guarda. Dritto dritto. Wow. Pure da dietro. Avete visto il maestro? Mamma mia che tecnica. Non me l'ha riempito, guarda. Faccio da sola, guarda. Comunque è stato bravissimo. E mangiando questi semi di girasole mi è sorto un dubbio. Ma in Italia si mangiano i semi di girasole come snack? Se sì, come lo mangiate? In Cina lo si mangia molto spesso e si mangia così. Con i denti. Non è che facciamo così. Non lo so fare. Perché anch'io sono cresciuto mangiando i semi di girasole. Oh! Qui fanno lo spettacolo! No, vabbè, abbiamo beccato l'orario dove fanno lo spettacolo. Quest'arte si chiama Tianlie, ovvero cambio faccia. Consiste proprio nel cambiare la faccia, guardate, Guardate, passa anche per i tavoli a salutare. Cioè, con 5,80 € abbiamo il tè per 2 persone, per lo spettacolo. Ehi, ni hao, ni hen pan! Cacchio, oh, Spider-Man! Da quando è che ha cambiato la faccia? In Spider-Man. No, vabbè, che grande. Comunque non so se vi ricordate il video che abbiamo fatto nella catena di Hotpot, Heidi Love. C'è il ragazzo lì che ci ha fatto lo spettacolino proprio davanti a noi, appunto perché quella catena è proprio del Sichuan. E cosa c'entra il Sichuan con Chongqing? La città di Chongqing ai tempi faceva parte del Sichuan. Poi dopo nel 97 è diventata una città non dipendente da nessuno, perciò fuori dal Sichuan. Però la cultura è quella lì. Anche il cibo, come avrete visto, è molto piccante, usano moltissimo il pepe del Sichuan e per questo trovate molte cose simili. Cosa è diventato? È diventato un nocia. E dopo lo spettacolo della faccia che cambia, ora è arrivato il momento dello spettacolo del tè. Prima il ragazzo che ha fatto lo spettacolo del cambiamento faccia si è tolta la maschera. È sempre la stessa persona. Spero che gli diano uno stipendio alto perché lo fa tutti i giorni. Anche quando fa i giri ai tavoli per versare l'acqua, è sempre lui. È un tuttofare. Questa sala da tè c'è pure un piano superiore e c'è un terrazzo mozzafiato. Qui siamo arrivati sulla Luna, il primo italiano sulla Luna. E qui troviamo la vista spettacolare sul fiume Changjiang, ovvero il fiume azzurro, uno dei fiumi più lunghi al mondo. Ci siamo riposati e ora continuiamo la nostra passeggiatina. E questo che cacchio è? Tutte anatre, le anatre che volano. Guardate qui, abbiamo ritrovato questo murales. L'ultima volta ho fatto la stessa foto qui. Non startene con le mani in mano, tocca a te. È il cagnolino di prima! Forse ho bevuto un pochino troppa acqua. Ogni volta che bevo il tè è così. Manco te ne accorgi di quanta acqua ingerisci. Fortunatamente qui in Cina i bagni pubblici sono dappertutto e perciò non vi dovete preoccupare. C'è un bagno proprio qui. Andiamo lì, dai.
E dopo aver sceso tutte le scalinate della località di prima, a pochi passi troviamo Shbati, che è molto simile ma con meno scalinate, un pochino più piccola, e pure qui trovate tutti i negozi, caffetterie eccetera come prima. Ma più che altro sotto ci sono tutti i tetti delle casette in stile vecchia Cina, e sopra abbiamo questo panorama di grattacieli. Ogni angolo di questa città è un set cinematografico. Adesso vi porto a vedere uno dei posti più apprezzati di Chongqing. Qui fanno pure le foto prematrimoniali. Qui attorno a noi sono tutti edifici residenziali. La gente locale abita qui in questi palazzoni che sono altissime e poi molto datate, e questo è uno dei quartieri più particolari, caratteristiche di Chongqing. Molti film cinesi di successo li hanno girati qui. Abbiamo la vista del fiume Azzurro, i palazzoni lì di fronte a noi, lì c'è il ponte, ci passano le macchine, ci passa anche la metro e c'è anche la funivia. Bello il paesaggio, eh? Adesso ci intrufoliamo all'interno di un palazzo a caso per farvi vedere com'è l'interno. Eccoci entrati, non so quanti piani siano, ma non c'è alcun ascensore e qui gli anziani non so come facciano. Allora, ho fatto solamente 3 piani e c'ho già il fiatone. Stiamo andando alla cieca, eh? Wow, che bello! E sto posto si chiama Baishanqiu. Qui ci stanno pure delle caffetterie, sono nascoste delle caffetterie. Sono delle bellissime viste. Cos'è quello? Strasburgo? Siamo arrivati a Strasburgo! Oh! Allora, sono arrivato fino alla fine e l'ultimo piano è il 24esimo piano. Perciò questi grattacieli sono tutti con 24 piani, senza ascensore. Non saprei come facciano gli anziani o come facciano i rider a portare gli ordini qui. Ci avranno un loro modo, penso. Che Chongqing è tutto un altro mondo. Qui abbiamo trovato pure un appartamento tipo Airbnb. Cioè, io non ci abiterei, no. Anche se me lo danno gratis, no. Cioè, non lo troverei neanche. Avete visto che bello? La funivia che passa attraverso questi edifici è uno spettacolo unico del suo genere. Poi guardate lì davanti cosa troviamo? Il Raffles City. Ed è il grattacielo in orizzontale più lungo del mondo. Se trovo il tempo vi ci porto. Allora, non sono passate nemmeno 24 ore dall'arrivo a Chongqing. Vi posso dare un consiglio: se vi piace camminare, vi piace fare trekking, è il posto perfetto per voi. Se invece non vi piace fare gli scalini, allora cambiate città. Parola di Nicola Zhang. Adesso sto tornando in hotel. Guardate gli scalini. Sì, voglio tornare su un appartamento per farmi una bella doccia che sono sfinito. Poi dopo vediamo se avrò ancora le forze per andare a mangiare. Adesso che è sera siamo venuti nella strada Pailu, che sarebbe la strada del 1° agosto, e qui è pieno di cibo. Di sera si anima di luci, la gente esce e viene a mangiare quello che trova qui. E perciò adesso andiamo a mangiare qualcosa, che ora mi è venuta fame. Allora, questo posto si chiama Hao Yulei e si mangia il Suanafer, che è un noodles tipico di questa zona qui, e noi prendiamo quello lì, il piatto più grande. Eccolo pronto, guardate la fila che si è formata. La ragazza è stata gentilissima, ma ha visto che la faccio un po' così perché qui la gente sputa dappertutto, perciò non mi fido mai di dove metto il sedere. E la ragazza mi ha detto: "Toh, ti do 2 fazzoletti e pulisci un attimo". Ed ecco voi il Zhajiang Suanafen. Abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,20 €. In pratica sono dei noodles di patata dolce, agro piccante, con della carne macinata. Buon appetito! Sono belli scivolosi, elastici, hanno assorbito tutto il sapore del brodino che ci hanno messo e sono agro piccantissimi. Si sente un botto il peperoncino, il piccante, e si sente anche il malà. Poi qui ci troviamo della carne macinata, degli arachidi e del sesamo. Qui dovete fare molta attenzione quando masticate perché sono molto scivolosi, è molto facile che vi va il traverso. Ormai non so più differenziare se scotta o picca. C'è la lava all'interno della bocca e le labbra le sento gonfie. Questi sono più piccanti dei noodles che abbiamo mangiato stamattina a colazione. Chissà com'è mangiare tutti i giorni così piccante. E questa strada prosegue con un'altra viuzza pieno di cibo che stanno all'esterno, non all'interno come abbiamo visto prima. E qui si possono notare alcuni locali che non c'è nessuno e altri locali che fanno la fila chilometrica. Ora passiamo al Kao Shoupi e lo mangeremo qui, e c'è scritto lì nell'angolino a sinistra: se non è buono, picchiami.
Adesso cerchiamo un posto dove mangiare questo Khao Shao Pi nel mentre si raffredda perché è bollente, appena tolto dal fuoco. Qui ho visto che c'hanno dei posti all'interno, perciò prendiamo un po' di Tang Yuan da qua. Anche il Tang Yuan è una cosa che dovete assolutamente mangiare qui a Chongqing. 传统的那个汤圆一份儿，然后来一个杨梅冰汤圆。Ed eccoci seduti, ora possiamo mangiare con calma il nostro Khao Shao Pi e anche i nostri Tang Yuan, perché abbiamo speso qui, perciò restiamo qui fissi con la colla sotto il culo. Allora, questo qui è il Khao Shao Pi, abbiamo speso 15 yuan, che è circa 2 euro, e si tratta di una sfoglia di noodles di patata dolce messa alla griglia. Poi all'interno qui ci si schiaffa il filetto di maiale con la rapa marinata e altri ingredienti, altre spezie, e poi si arrotola fino a diventare un involtino. E dato che questa sfoglia non è appiccicabile, ci hanno infilzato questi due spiedi. Buon appetito! Wow, è stupendo. C'è la pellicina che è bella gommosa, masticabile, e poi ci sono quelle bollicine che si sono formate sulla piastra e sono leggermente croccanti. Non è così piccante, è salato il giusto, e c'è il filetto di maiale che è bella morbida, tenerissima, ed è già sottosaporito e fa contrasto alla rapa marinata che è un pochino dolce e acido. Ormai se mi date due spiedi in mano diventano subito bacchette. Ora passiamo al Tang Yuan e in totale abbiamo speso 24 yuan, che è circa 3 euro. Incominciamo da questo qui al gusto classico, che è caldo e si chiama Shanshen Xiao Tang Yuan. Buon appetito! Raga, sapore di nonna. Mi ricorda il Tang Yuan che mi faceva mia nonna da piccolo. In pratica sono delle palline fatte con la farina di riso glutinoso, gommose, morbide, con all'interno una pasta di sesamo nero che è dolce. Questo brodino qui è un brodino pulito, sa di acqua calda, un pochino densa. Sicuramente è l'acqua con cui hanno cotto il Tang Yuan. Che poi la pasta di sesamo nero si mischia allo zucchero, perciò quando mordi si sente quel croccantio della sabbia, dello zucchero e del sesamo tritato. Passiamo agli Yang Mei Ping Tang Yuan. Anche questi sono fatti con la farina di riso glutinoso, ma sono rosa, e qui si presenta con del ghiaccio tritato sotto, delle mora cinesi fresche sopra e delle palline trasparenti. Sono molto rinfrescanti, perfetti per l'estate, perché sotto c'è il ghiaccio tritato, c'è la granita, che ha assorbito anche il sapore del brodino della mora cinese, che è un pochetto aspro. Sembra di bere una bibita mordibile, però la mora cinese si sente, non è mora fresca. Oh, ci sta un botto, una giornata calda come questa. A posto, la prima giornata si conclude qua. Siamo pienissimi, siamo felicissimi, il mio stomaco mi sta ringraziando per non aver mangiato tutto piccante stasera, e perciò ci vediamo domani per continuare a scoprire nuovi aspetti di questa bellissima città. Buonanotte e buongiorno! Eppure oggi c'è un bellissimo tempo. Non me l'aspettavo perché sul meteo dava pioggia tutta la settimana. Anche adesso, se guardo il meteo, dà pioggia. Forse perché Chongqing è molto grande e alcune parti piove. Tanto per darvi un'idea, Chongqing è grande quanto l'Austria o 3 Sicilie messe insieme. E adesso vi porto a fare un'altra tipica colazione di Chongqing. In realtà questi piatti che mangiano a colazione lo mangiano anche come merenda, spuntino, pranzo, cena. Cioè non è un cibo fissato solamente per la colazione, ma sono cibi che si possono mangiare in ogni ora della giornata. Wow, c'è un botto di gente. Sono fame, c'è lo stomaco che mi sta urlando, mi sta implorando di mangiare. Io一份麻辣抄手，然后一个清汤抄手。 Questo piatto qui a Chongqing si chiama Chao Shou e come potete vedere sono i wonton. E per 2 porzioni e un po' di manzo abbiamo speso 35 yuan, che sono circa 4,20 euro. Li fanno in diversi modi, ma i più classici sono questi due. Allora, incominciamo da questo che è il Qingtang Chao Shou, ovvero il Chao Shou con il brodo leggero. Finalmente troviamo un piatto tipico del posto che non sia piccante. Buon appetito! Sono stupendi, è leggero come una nuvola, si scioglie in bocca. Guardate la pellicina quanto è sottile, qua è trasparente. Il sapore è molto pulito, leggero, c'ha quel pizzico di dolce della carne. Questo è perfetto per iniziare la giornata. C'è il brodino che è caldo, non è piccante, non brucia lo stomaco. Questo invece è il Mala Chao Shou, ovvero la versione Mala, la versione original Chongqing. Guarda quanto è rosso. Questo qui è il paradiso e questo qui è l'inferno. Vediamo se è infernale anche in bocca. Intanto ci schiaffiamo questa carne. Wow, questa è stata brasata tipo per un mese.
Pensavo peggio, pensavo più piccante e invece è un piccante molto piacevole, non è estremo. Da queste parti usano moltissimo il Hongyu, che è l'olio rosso, sprigiona quel profumo di peperoncino arrostito e questo per incominciare la giornata è una meraviglia. Eccoci nel pieno centro di Chongqing, siamo davanti al monumento della liberazione e segnatevelo bene sto posto perché è anche un punto di riferimento per dove abitare, per dove trovare un hotel, perché da qui è tutto più comodo. Si possono raggiungere facilmente tutti i posti più famosi di Chongqing e questo monumento, il monumento della liberazione, l'hanno costruito apposta per commemorare la guerra di resistenza contro i giapponesi che avevano invaso la Cina. Da notare queste due guardie che camminano attorno di continuo a questo monumento. Ma perché? Ma mettete delle telecamere di sorveglianza, io non so. E adesso con sto caldo mi è venuta voglia di un dessert. Ma che è tutta sta fila per mangiare dei paozi? Si trovano dappertutto i paozi, in tutta la Cina. Sì, ma il gelato al peperoncino, anche il gelato lo mangiano piccante. Io, nega pizzolaia, nega huoguo io, dai, c'è lì. Ho chiesto quale dei due fosse più piccante, ma ha detto questo qui. Vedete che è più rosso, dai, prendiamo questo qui, dai. Ah, sì, sì, è. Anche tu stai mangiando il gelato? Che gusto è il tuo? Il mio è il peperoncino, lo vuoi? Facciamo cambio. Oh, gelato al peperoncino! Ci hanno schiaffato l'olio, il peperoncino come quelli dell'hot pot. E per questo abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,20 euro. Sapevo che ai cinesi piace molto mangiare il piccante. Ma pure il gelato? No, prima voi. Qui Paradiso e Inferno convivono, è fresco e piccante allo stesso tempo. L'olio e il peperoncino sono gli stessi identici a quelli dell'hot pot, a quelli per condire i noodles di Chongqing, solamente che qui lo schiaffano sopra il gelato. C'è il gelato che non è per niente male, al fior di latte, dolce, cremoso, rinfrescante. Poi fa contrasto a questo peperoncino che è fortino, piccantino ed è molto unto. Adesso sotto ci hanno messo delle cose, non è solamente gelato. Che robe si inventano. Non so se la gente del posto mangia questo qui come dessert. Io non lo rimangerei. Guardate che figata quell'edificio. Quello è il palazzo delle bacchette. Dicono che rappresentano le bacchette per mangiare l'hot pot. Mi sa che è un teatro, un cinema, una roba del genere. Ora mangiamo da Yangji Long Fu, un locale che fa cucina tipica del Jianghu, che è un altro nome per definire la cucina tipica del Chongqing. Allora, dall'interno l'atmosfera è proprio cinesissima, con le lanterne di bambù. Andiamo. Wow, sì, oh, dai. È una palla gigante di sesamo, ragazzi. Possiamo giocare a pallavolo. E in totale qui spendiamo 227 yuan, che sono circa 28 euro. E prima di presentarvi tutti gli altri piatti, incominciamo da questo pallone mega gigante, prima che si sgonfi. Come si mangia? Da dove incominciamo? E comunque è una palla perfetta, rotondissima. E mi dispiace rovinarlo, però lo dobbiamo fare per forza. Perciò ho fatto la skincare, c'ho la faccia untissima. Guardate, all'interno è vuoto. C'è qualcuno lì dentro. È molto molto buono, croccante, molto unto, sa di sesamo ed è leggermente dolce. Tanto ormai l'abbiamo rovinato, perciò toglietemi sto sfizio. L'abbiamo distrutto. Ora potete servirvi. E questo è il Jianghu Cai, ovvero il nome che indica la cucina tipica del Chongqing, che nasce proprio dalla cucina del Sichuan, ma ci hanno messo un tocco proprio, vabbè, per non essere pignolo, è più o meno la stessa cucina. Questo qui però è un piatto che troverete in tutta la Cina, che è la verdura della stagione. Stavolta a noi ci è capitato gli spinaci d'acqua, che in cinese si chiama Hongxin Cai, che significa, tradotto in italiano, verdura con il cuore vuoto. È una verdura senza cuore, perciò deve essere mangiato. Buon appetito!
È molto croccante e la verdura saltata la trovate in tutti i ristoranti in Cina e più o meno il sapore è quello lì. È molto leggero, si sente l'aglio ed è molto fresco. Ora passiamo all'azici, è uno dei piatti simbolo di Chongqing, che sono dei bocconcini di pollo fritto in mezzo a un botto di peperoncino e pepe del Sichuan, ed è anche uno dei miei piatti preferiti. Ormai l'avrete capito che è come il paradiso per me qui, anzi l'inferno. È lui. È croccante, piccante, salato, pepato. Dovete stare attenti però a non mangiare il peperoncino, che è molto piccante, o se no il pepe del Sichuan. Anche se a me piace un botto mordere questo pepe, guardate. È croccante e ti paralizza ancora più la bocca. E a me piace sta cosa. Forse sono masochista io, ma è una sensazione bellissima. Ti rende la bocca ancora più paralizzata, intorpidita e allo stesso tempo anche una sensazione di freschezza. Adoro il pepe del Sichuan. E poi qui per riempirlo ancora di più ci hanno messo anche del mahua, cioè delle trecce fritte. Sono un pochino dolci e danno un sapore in più. E infine passiamo al Mao Xue Wan. Anche questo uno dei piatti più iconici della cucina del Chongqing. Ed è un brodo bello rosso in cui ci si schiaffa il sangue di anatra, la orta di maiale, l'interiora di maiale, c'è pure lo spam che è una specie di prosciutto, una specie di würstel, ci sono i germogli di soia e tantissimo peperoncino e pepe del Sichuan. C'ho la bocca in fiamme letteralmente. E perciò questo piatto è obbligatorio abbinarci il riso in bianco, che attutisce anche un pochino quel sapore forte di questo piatto. Sangue di anatra, si scioglie in bocca, è come mangiare un budino. C'è il piccante che rende il tutto più scottoso. Cioè ho aspettato che si raffreddasse, ma è da mezz'ora che è qua, perciò penso sia il piccante. A orta di maiale. È gommoso, croccante, viscido e questi ingredienti li potete trovare anche nell'hot pot di Chongqing, che ancora dobbiamo mangiarlo. Questo sì che è forte. Cioè sente quel sapore persistente di salato che ti formicola la bocca. Questa cosa a me piace un botto. Questo è il vero malà. E non so se avete mai leccato un palo di ferro d'inverno. La sensazione più o meno è quella lì. Cioè in pieno inverno, sotto i 10 gradi centigradi, in mezzo alla neve, con il palo di ferro che è quasi ghiacciato, gli date una leccata e poi si appiccica sul palo. Ecco, la sensazione è che se non l'avete ancora fatto, non fatelo, mi raccomando, perché è un incubo. Se esagerate vi si stacca tutta la lingua. Abbiamo beccato per puro caso, camminando qui nelle parti di Hongyatong, Hongya Caves, questo listino prezzi degli affitti, guardiamo. Allora, qui dice che un monolocale costa fino a 1500 yuan, fino ad arrivare a un trilocale 3500 yuan. Qui l'affitto non costa un cazzo, perciò se volete vivere qui nel bel centro di Chongqing, l'affitto per un trilocale massimo costa 3500 yuan, che è sui 450 euro. Però non so come siano queste stanze, se sono ridotto bene o male. Guarda ste uovone, cosa sono? Torotangma. Oh, che roba è? Guardate lì, ci sono gli zii che giocano a carte, giochi clandestini. E comunque mi sono accorto che qui non esiste una bicicletta, non esistono proprio, sono tutte motociclette. Perché di solito quando sono nelle altre città in Cina utilizzo molto volentieri le bike sharing, no? Costa pochissimo ed è molto veloce andare di qua e di là. Ma qui a Chongqing non esistono, o ti affidi ai mezzi di trasporto o ai taxi o a piedi. E perciò qui è un trekking vero e proprio, tra scalini, salite, discese, eccetera. Si fa molto prima a camminare da un posto all'altro. Allora, siamo entrati a Raffles City, il centro commerciale più famoso della città. No, questo qui molto particolare, con un grattacielo schiaffato sopra, in orizzontale, ecco. Siamo saliti al quinto piano, trovate un ascensore che vi porta in questo piano e da questo terrazzo ci possiamo affacciare sulla vista della prua della città e da qui si può vedere l'incontro tra due fiumi, cioè il fiume Jialin e il Changjiang, il fiume azzurro. Nelle giornate più belle si vede proprio la differenza dei due colori che si incontrano, ma oggi si vede che è un po' troppo nebbioso, non si vede quasi nulla, anche perché Chongqing si definisce anche Wutu, ovvero la città della nebbia, perché quasi tutti i giorni c'è la nebbia. Siamo scesi al primo piano del Raffles City e poi c'è un'uscita che vi porta direttamente in questo piazzale che si chiama Chaotianmen Guangchang e da qui c'è questa vista. Siamo circondati da palazzoni, da un fiume, tutte costruzioni maestose, giganti. Anche qui non sai mai certo in quale piano sei, perché prima ero là, no?
lassù, ho fatto c'è un altro piano sotto, ok scendiamo e pensavo fosse l'ultimo piano, no? E invece siamo affacciati da qui e sbam, c'è un altro piano sotto di noi. Basta, non scendo più. Va bene qui. Comunque alla fine siamo scesi perché ero stracurioso. Eccoci qua, finalmente. Questo è il piano terra. Comunque lì è il fiume Jialing e questo è il Yangtze River o fiume azzurro. In realtà questo fiume si chiama Changjiang, ovvero fiume lungo, ed è il fiume più lungo dell'Asia. E perché si chiama Yangtze? In pratica in passato c'erano degli occidentali, avevano visto un piccolo ramo del fiume Changjiang e avevano chiesto ai passanti: ma come si chiama questo fiume? E gli hanno risposto Yangtze, e da quel momento tutto l'intero fiume si chiama Yangtze. E come non detto, è iniziato a piovere. Forse ci sarà il diluvio universale perché c'è un vento fortissimo. Manca solamente un'ora per vedere le luci accese sul Houyatou, uno spettacolo unico del suo genere, ma piove. Fortunatamente non è il mio ultimo giorno, perciò ci sarà il tempo per vederlo, sperando che non piovi nei giorni a venire. Sono venuto a Chongqing apposta per vedere quello spettacolo. Adesso ci siamo riparati all'interno di Cha Paitao, Cha Panda, che sarebbe una catena di milk tea. Sono tutti qui. Si aspetta e si spera che finisca di piovere, che non si sa mai, la speranza è ultima a venire. La piovuta forte è già passata, adesso è rimasta la pioggerellina, no? Scendiamo che mancano solamente 10 minuti. E dato che piove siamo entrati direttamente nel Houyatou, nelle caverne di Hongya, e facciamo un giretto qua perché qui è l'interno, non è all'aperto. Anzi sì, un pochino all'aperto. Vedete che piove anche qua. È pieno di pozzanghere, che palle! E qui, come potete vedere, sono tutti negozietti di vario tipo. C'è chi fa le caricature, chi ti fa bere a gratis il vino di riso. Pieno di negozi, ristoranti, caffetterie, sale da tè. Praticamente è un centro commerciale. Solamente che un consiglio mio è di non acquistare e di non mangiare qui all'interno perché costa molto di più e il cibo non è così autentico. E poi all'interno riuscite a trovare dei paesaggi bellissimi. Guardate qui che colori. In pratica siamo all'interno di una caverna vera e propria in cui ci hanno costruito gli edifici. Eccoci, siamo scesi, vediamo com'è la pioggia. No vabbè, guardate che bel cielo che c'è adesso. Dai che ci siamo, mancano ancora 2 minuti, speriamo di farcela. Guarda quanta gente che c'è qua. Oh, che è sta roba? Qui devo passare a nuoto. Che è? Guarda il Houyatou dietro le mie spalle. Cosa ha fatto la ragazza? Non l'ho visto. Mi ha dato la mano? Comunque è smesso di piovere. Che casino, guardate lì ci stanno gli spettacoli dove recitano delle poesie, ma a noi non ci interessa perché si stanno per accendere le luci. Io mi sto incamminando verso un posto più lontano per vedere meglio. Guardate che figata il Houyatou. Qui basta che salite il ponte, attraversate la strada, trovate questo punto dove vedere tutto il Houyatou con le luci. E le luci si accendono alle 19 puntuali. Ma adesso il cielo è ancora un pochino chiaro, perciò non rende l'idea. Quando diventa buio è uno spettacolo unico del suo genere. Guardate lì, c'è il ponte, no? Guardate lassù. C'è un botto di gente! Andiamo che noi! Spero che ci siano le scale di là. Abbiamo trovato un posto senza nessuno. Guardate quanta gente di là! Basta che fate 200 metri più avanti, non c'è nessuno. Possiamo fare le foto qui da soli. Possiamo fare così. Non c'è nessuno attorno a noi. Saliamo, dai! Siamo arrivati e non c'è alcuno scalino. Non si sale da nessuna parte. Dobbiamo fare ritorno là. No, al limite posso salire da qua. Guardate che bello, c'è la metro che sta passando su questo ponte. Anche questa è una caratteristica di Chongqing. E poi per strada c'è sempre questa gente che vi chiede se volete fare le foto. Vabbè dai, facciamo il ritorno là, poi rifacciamo il giro e troviamo un modo per salire lì. E una folla del genere c'è dappertutto. Chi è? Mi hanno fermato in mezzo a tutta sta folla. Come ha fatto a riconoscermi? Non lo so. Comunque vi ringrazio che mi seguite e mi fermate per strada perché mi fa molto piacere scambiare 2 chiacchiere con voi. E comunque una folla del genere la troverete dappertutto, in ogni destinazione turistica qui in Cina, perché il turismo interno c'è sempre ed è tutto l'anno. Adesso abbiamo trovato una scorciatoia per arrivare fino su quel ponte. In pratica non abbiamo fatto il giro, siamo scesi, abbiamo visto delle scale per scendere, che a prima vista sembra una stazione portuale per salire sulle navi, e invece è una scorciatoia per arrivare fino a là. Poi vi staccate dalla folla e attraversate il parcheggio, vedete qui c'è un parcheggio, perché ho sentito queste 3 ragazze che vanno allo stesso punto, perciò le seguiamo.
Non vorrei sembrare un maniaco però. Qui abbiamo trovato gli ascensori che ci dovrebbe portare direttamente su. E vai, siamo arrivati. Che casino di gente che c'è. No, l'ascensore ha fatto ti perché c'era troppa gente, ma non si è fermato, andava su, andava su. Allora, siamo arrivati al punto di partenza. Vi ricordate il locale di Milk Tea dove ci siamo riparati dalla pioggia? Ecco, siamo ritornati qui. Vedete? C'è il ponte che è là. Era proprio lì. E vabbè, dai, un po' di camminata ci fa bene. Dopo tutto quello che abbiamo mangiato, poi, vabbè che mi è già ritornata la fame. E siamo ufficialmente sul ponte. Ora ci giriamo. Spam! Ma che roba! Che figata! Dai, adesso sta diventando buio ed è più bello rendere l'idea adesso, eh? L'unica cosa negativa è il vento. C'è un vento pazzesco, forse perché siamo sopra a un fiume, però siamo stati molto fortunati perché ha smesso di piovere. Adesso torniamo in centro, mi sa che inizia a piovere fra un po'. E buongiorno, oggi invece voglio far vedere un'altra cosa molto particolare di Chongqing. Adesso siamo alla fermata metro di Leeds, siamo appena arrivati. Qui in pratica la metro non è sotterraneo, siamo al nono piano di un palazzo residenziale. Che stile! Adesso stiamo scendendo giù le scale per arrivare al piano terra. In pratica qui prendere la metro è come salire sulle montagne russe. Sei sospeso in aria, in mezzo ai palazzi, vedi proprio tutto il paesaggio dall'alto. È una figata assurda. Abbiamo trovato questo punto dove si può fotografare, immortalare la metro che arriva. Che bello! Comunque non è sponsorizzata questo video. Dov'è che lo vedete una metro che trapassa gli edifici? Questo qui è un palazzone residenziale. C'ha tipo 2-3 piani dedicato alla metro. Poi dopo il resto sono abitazioni vere e proprie, vedete? E questo punto lo trovate all'uscita numero 2. Poi dopo vi porto al primo piano che lì c'è un botto di gente. Non sarà vuoto come qui. Qui è uno spot meno conosciuto, ma penso anche che sia lo spot più bello in assoluto. Cioè ce l'abbiamo proprio davanti. Grande! Qui viene chiamata la città in 8D, la città della nebbia, e viene chiamata anche, per modo di scherzare, la città dei suracchi. Visto che roba, cioè ravvicinato. Poi guardate lì c'è un palazzone abbandonato, non so se si può salire. Andiamo a fare un giro. Qui stanno facendo le costruzioni, mi sa. Ho visto dei cartelli che vietavano ai venditori ambulanti di vendere qui. Sì, perché sono dappertutto. Sono già stanco. Dove stiamo salendo? Spero che valga la pena. Ci siamo quasi. Allora, siamo arrivati in un punto molto più alto. Adesso si può vedere la metro da sopra. Qui da notare che non c'è nessuno. Cioè, a parte le macchine, non c'è nessuno. E nemmeno il venditore ambulante. Anzi, c'è un venditore ambulante invisibile. E qui c'è l'acqua che costa 2 yuan l'uno e potete pagare direttamente qua. Ormai non sono più fredde. Sono calde! Si è scongelato già tutto. Che senso c'ha allora? Comunque vedete qui il senso di civiltà, cioè nessuno ruba. Questo è un quartiere residenziale e guardate quanti scalini, è altissimo. Cioè, come fanno sti anziani a salire ogni giorno? Qui i pensionati giocano solo a carte. E poi i bagni pubblici non mancano mai. Sono dappertutto come in ogni città in Cina. Perché qui dicono che trattenerla fa male. Perciò ci sono bagni ovunque e soprattutto sono tutti gratis. Allora, siamo arrivati qui per caso, ma qui a Chongqing ogni buco che vedete potete entrarci e trovate dei luoghi pazzeschi. Guardate sto posto. Questo è un quartiere residenziale, tutte case altissime, anche noi siamo in altissimo e sti palazzi non finiscono più. Che è successo? Perché batte? Ho preso un colpo, prima ha sbattuto il ferro. Sentite, sentite. Suppongo, non lo so, non sono certo. Lima le lame. È veramente una cosa d'altri tempi. Cioè il ragazzo non deve neanche dire limo le lame dei vostri coltelli. No, basta sbattere e la gente capisce. Oh, ma dove siamo arrivati? Abbiamo fatto tipo 8000 scalini e siamo ritornati in un altro piano terra. Mi è venuta un pochino di fame. Guardate. Ni hao. 这是什么？398。对，我们这里的特色小吃。甜的咸的？甜的。甜的呀？有什么味儿的？有原味1元，夹心2元。那紫色的是啥？紫色的是紫薯。好，那来一个吧。Ed ecco voi il 398.
abbiamo speso 2 yuan, che è circa 25 centesimi di euro. Una sciocchezza. Guardate, li fa a momento e ci sono di diversi gusti. C'è il gusto più classico che costa 1 yuan e senza nulla. E questo è tipo un tramezzino dolce. Buon appetito! Lasciamo il posto a sto ragazzo che sta vendendo le patate fritte. Qui sbucano così perché ha visto che la ragazza stava vendendo e allora si è fermato pure lui e si è messo vicino. È molto appiccicoso, si appiccica fra i denti e il sapore si concentra soprattutto su questa pastella fatta con la farina di riso, che è leggermente dolce e si sente un botto quell'essenza di riso fermentato. 25 centesimi di euro. Qui è scritto sotto che è il sapore vero d'infanzia, perciò suppongo che sia uno snack che mangiano fin da piccoli. Proseguiamo. Dopo aver mangiato quello snack sembra che ho appena bevuto un po' di alcol, cioè sento il calore qui. C'è il riso fermentato che è fermentato per bene, che mi ha detto la ragazza che è una fermentazione naturale, perciò ci sta, è tutta salute. Guardate, questo snack lo vendono dappertutto, in ogni angolo di strada, guardate, pure sulla curva, ma è pericolosissimo. E siamo arrivati in un quartiere turistico, alla cieca, Ci sono tantissime caffetterie, negozi di abbigliamento, accessori vintage. Cos'è questo? Insomma, avevo sete. Buono. Sì, guardate a che livelli siamo arrivati. La macchina fotografica per fare le foto così, guardate, tipo nel giornale. Se volete potete farvi pure la foto davanti a questa scritta Chongqing, ovvero il nome di questa città. Però come al solito tocca fare la fila. C'è chi la fa e chi la salta. Wow, è bellissimo sto posto. Non c'ero mai venuto e non ne ero a conoscenza. Qui c'è il negozio di snack vintage, questi snack che trovate pure nei video, nei TikTok virali, quelli cinesi. Qui stanno altre caffetterie, milk tea, street food, il KFC. C'è pure il gelato turco, guardate. Chissà se è turco, però a me sa di cinese. C'è un tipo che mi ha ruttato in faccia. Sicuramente avrà mangiato il pauzo stamattina perché si sentiva la cipolla. E qui abbiamo trovato questa caffetteria che fa una cosa molto particolare. Questo è un caffè affogato che viene fatto sopra a un peperone. Che cacchio è? E dato che siamo qua, lo proviamo. Ed ecco pronto il nostro affogato sul peperone. Mai visto una roba del genere. Qui sono ecosostenibili, Per questo abbiamo speso 38 yuan, quasi 5 euro. E non è poco, per essere in Cina. Oh, scusatemi i denti. È buono, È un gelato alla fragola con il caffè espresso schiaffato sopra. Un abbinamento abbastanza strano, ma è tipo bere un milkshake alla fragola con il caffè. Ora si è sciolto quasi tutto il gelato, più vai giù e più è buono. Senti più quell'essenza di caffè, quell'amaro del caffè. Ora che siamo arrivati qui, possiamo mangiare pure il bicchierino. Il peperone che sa di caffè. Che robe si inventano qui in Cina. È un peperone vero e proprio, bello fresco, croccante e molto succulento. Oh, qui è tutta vitamina C, Dobbiamo restare sani. Guardate quanta gente che c'è laggiù. Sono tutti là per filmare, fotografare la metro che sale qui sopra di noi. E questo per dirvi che in questo palazzone c'è sia la stazione metro che le abitazioni, le case dei residenti, che negozi di ogni tipo. Qui siamo in una biblioteca tipo, una libreria, non so. Ed eccoci al piano terra e subito all'uscita troviamo il semaforo e attraversiamo. Devo andare lì. Che casino di gente! Non si riesce a passare! E poi ci stanno anche un botto di venditori ambulanti in mezzo a qui. C'è la ragazza lì che già incomincia con la bocca aperta. Ecco che arriva! Arriva! Sta cosa solo a Chongqing, vedete? C'è ancora la bocca aperta, sta mangiando il treno. In pratica ultimamente non so da quanto c'è questo trend virale sui social che in pratica si apre la bocca e si mangia il treno. O se no si sputa il treno, si vomita il treno. E perciò la maggior parte della gente che viene qui si filma con la bocca aperta. Molto simpatica sta cosa. L'ho fatto pure io. Infatti se lo volete vedere lo potete trovare sugli altri social.
è una cosa che non è molto risaputo qui di Chongqing, è che è pieno di bunker, perché ai tempi nella seconda guerra mondiale fu bombardata continuamente per circa 6 anni e per questo motivo i civili hanno scavato un botto di bunker sparsi per tutta la città e questa cosa è durata 6 anni e 10 mesi, quasi 7 anni di bombardamenti. E c'è una data in particolare che qui non dimenticheranno mai, il 5 giugno 1941, quando avvenne il massacro dei tunnel. Quel giorno l'aviazione giapponese lanciò un improvviso bombardamento molto pesante su Chongqing, che all'epoca era la capitale provvisoria della Cina nazionalista, e migliaia di civili si rifugiarono nei tunnel antiaerei. Ma il sovraffollamento, la mancanza di ventilazione e l'impossibilità di uscire provocarono la morte per asfissia di molte delle persone intrappolate al loro interno. Guardate, qui c'è scritto che in quella giornata 8 bombe sono state sganciate alle 7 di sera, alle 8:47 ne hanno sganciate altre 8 e alle 10:37 ne hanno sganciate altre 8. È stata veramente una giornata infernale per Chongqing. Questa qui è una bomba classica, mentre questa è una bomba che poteva incendiare il legno. Infatti il Giappone sapeva che le casette erano tutte di legno e perciò sganciavano queste bombe più piccoline. Volevano proprio radere al suolo l'intera città. Ormai Chongqing è famosissima, è una città viralissima con tantissimi grattacieli, ma nessuno mi ha fatto vedere questo. E anche io non lo sapevo, cioè ci sono rimasto a bocca aperta, anche perché io sapevo del massacro di Nanchino, hanno fatto esperimenti, ci giocavano con la gente. Però anche Chongqing, come avrete visto, è stata una delle città più colpite da parte dei giapponesi. Ora invece questi bunker sono diventati delle stazioni di benzina, delle sale da tè, e dato che siamo a Chongqing non poteva mancare un ristorante di hot pot all'interno di un bunker. Ni hao, 两位. Oh, 已经有了是吧？这不用排队，直接就过去了。sì. Questa raga seriamente è un bunker vero e proprio, è profondissimo. La maggior parte del bunker è inutilizzato, poi c'è qualche genio che ci ha fatto un'attività. Andiamo a cercare il nostro tavolo. C'hanno pure il robottino che serve, non ci credo. Ogni tavolo c'ha il proprio numero, siamo arrivati al numero 66. È profondissimo, siamo arrivati al 100° tavolo. Non ci posso credere, ce ne sono altri di là. E palle, ancora non finisce. Mi è venuta una grandissima fame. Siamo arrivati al 147°. Io punto su 250 tavoli. Voi? Scrivetelo nei commenti. Ecco. 218 tavoli. Ho perso la scommessa. E voi ci avete indovinato? Ritorniamo. In realtà il nostro tavolo è il numero 17, perciò vicinissimo all'entrata. E avete visto cosa faccio per voi? Dai, torniamo in fretta che c'ho una fame assurda. Siamo arrivati al nostro posto, ma era appiccicato all'entrata del bagno. Perciò abbiamo fatto cambiare e ci ha cambiato al 56°. Adesso ritorniamo. Quanta camminata. Dai, smaltiamo prima di mangiare. E questo qui è un Chongqing Huoguo come si deve. Avete visto? Ci ha portato la pentola piena di peperoncino, spezie, strutto di manzo. Poi ci ha messo un po' di acqua bollente. È diventato un tutt'uno. Intanto andiamo in quell'angolino lì per prendere le spezie. È davvero chongqinese, come c'è scritto qua. Dovete mettere il xiangyou che ci abbiamo già sul tavolo. Poi ci aggiungete l'aglio tritato e del peperoncino. Ne mettiamo poca perché sulla pentola c'è 1 tonnellata di peperoncino, perciò possiamo fare anche senza. Sono velocissimi, abbiamo ordinato tipo 5 minuti fa e già è arrivato tutto. Questo qui è il xiangyou, ovvero l'olio di sedamo, e tocca metterlo qua. E ora possiamo incominciare a mangiare. E in totale qui spendiamo 270 yuan, che è circa 35€. Abbiamo ordinato un botto di roba, una bella birretta di Chongqing e poi siamo all'interno di un bunker. Cosa volete di più? Qui intanto il sangue, se volete, è già pronto e questo si mangia intingendo tutte le cose cotte all'interno di questo condimento che avete appena preparato. E buon appetito! È gelatinoso, morbido, si scioglie in bocca, poi ha assorbito tutto il sapore di questo brodo piccante, speziato, paralizzante, con l'aggiunta anche di questo aglio tritato che dà quel tocco di agliosità in più. E qui nella cottura si va a sentimento, cioè se sapete cucinare saprete già quanti secondi. Tipo questo qui è la trippa, io lo metterei tipo a 15 secondi. 1, 2, 14 e 15. Secondo voi è cotto? No dai, aspettate, facciamo un altro po', che non mi fido di me. Lo integgiamo sulla nostra salsina e mangiamo. È croccantissimo, gommoso, sembra di mangiare una stoffa per pulire i tavoli. È abbinato al tutto, una bella birretta ci sta sempre. È leggerissima, c'ha 3 gradi. Alla salute!
Qui comunque stanno tutti starnutendo per questo piccante che va sul naso, è impossibile resistere. Starnutire qui è l'ordine del giorno. Sentite? Anche il manzo lo teniamo per circa 10-15 secondi ed è pronto. Oh, massimo 15 secondi, che se no la carne diventa secca, dura, non è più così tenera. Raga, lo spot di Chongqing io lo adoro e ho visto che a molte persone non piace, forse perché non sanno come mangiarlo, non sanno cosa ordinare, non sanno come preparare questo condimento per inzupparci le robe cotte, ma se seguite i miei consigli andate sul sicuro. Ah, giusto, la pentola, appena vi sedete la cameriera vi chiederà quale grado di piccantezza vuoi. Voi dite leggermente piccante o poco piccante, perché qui a Chongqing mangiano strapiccante e questo che abbiamo scelto noi è leggermente piccante. Al momento non è così forte, più cuoce questa pentola e più diventa piccante. Questa è la pelle di tofu che la potete cuocere per quanto volete, perché tanto non si scioglie. E ogni volta che mangio l'hot pot ordino sempre del surimi, ovvero il granchio finto. C'ha una consistenza tutta propria, assorbe il sapore delle spezie e poi c'ha quel retrogusto dolce, ma non sa per nulla di granchio. Se abbiamo la cartilagine di manzo, guardate quanto è trasparente. Che poi questo condimento serve anche per raffreddare più velocemente i cibi. È morbidissimo, un po' appiccicaticcio, sembra di mordere la gelatina ma un pochino più solida. Dove è finita la mia zampa di gallina? È scomparsa, eccola! Olè! E come avrete notato il 99% dei piatti tipici di Chongqing sono piccanti, perché questa è una città molto umida. Su 365 giorni 100 sono con la nebbia e perciò c'è l'aria molto umida e per contrastare questa umidità del corpo mangiano il piccante. Qui in Cina dicono che il piccante aiuta a togliere l'umidità dal corpo. E qui a Chongqing di hot pot ne esistono di vari tipi. C'è quello che vi ho già fatto vedere e c'è l'hot pot di piedi. Sì, avete sentito bene. Ora vi faccio vedere di cosa si tratta. Guardate, in sto locale fanno il Huoguo Paojiao, ovvero l'hot pot di piedi. In pratica in questo locale fanno i massaggi, è un centro benessere, uno spa. Davanti allo spa troviamo appesi tutti i peperoncini come decorazione. Solo a Chongqing queste cose. Qui abbiamo il peperoncino essiccato, quello che si usa per cucinare. Poi abbiamo l'anice stellato, lo zafferano, il pepe del Sichuan. Guardate, c'è pure lo zenzero e altri ingredienti per speziare il nostro brodo. Oh, guardate che bella atmosfera. Oh, sì. Eccoci nel nostro camerino. Intanto nell'attesa ci hanno dato del tè e degli snack di benvenuto. Ni hao. Guardate, nascosto sotto al letto c'è un lavandino. Oh, qui ci hanno dato degli snack di lusso, frutta secca. Non ci credo. Ci ha portato la pentola. Guardate le spezie. No, vabbè. 29味中草药哈，这锅里面是红酒，这是藏红花、夜幕草，然后花椒、八角、鲜切的生姜。 Oh, bene,好香啊. Che profumino. Cercate di provare la temperatura. Oh, ho immerso i piedi per 2 secondi e sono già sudato. Mi sta pure massaggiando la schiena. Che bello. 是烫是辣，两个都是。辣椒刚倒下去，它不会辣的。等一会儿泡久了，它敏感一点的皮肤它就会变。 No, già che ce l'ha. In Cina c'è questa usanza di immergere i piedi all'interno dell'acqua bollente. Non bollentissima, perché sennò vi gestionate deve essere sui 50 gradi, 60 gradi. Fa bene alla circolazione del sangue, alla pressione. E qui a Chongqing lo fanno con le spezie. Voi non lo sentite, ma qui c'è un profumino pazzesco. Non di piedi, Guardate che bel brodo. Sì. Ah, adesso scotta un botto. Già. 再来一个蒜毛肚。 Oh! Aspetta. Adesso è veramente bollente. Non riesco a immergerli. 往前面多一点哈。 Oh! 前面多一点啊。来啊。 Adesso mi deve massaggiare alla testa. Oh! 蒜毛肚呀，7上8下。 C'ho i piedi che non li sento più, sono paralizzati. Non so se avete presente quella sensazione di prendere la scossa. Ecco, adesso sembra che ho i piedi che hanno preso la scossa. C'è un ragazzo qui che mi sta massaggiando la testa e io sono sudato fradicio. C'ho la testa tutta sudata e mi dispiace un botto. Siamo appena svegliati.
Ma che lettino, qui ho tutto ultra tecnologico. Guardate quanto è diventato rosso il mio piede. È stracotto e ultra speziato. No, vabbè, sono curioso un botto di che sapore c'è. Cosa sanno, cioè, o shishi. 可以哥，你自己的有什么？ Via. È profumatissimo. È un pochino salato. Proviamo com'è il brodino. No, scherzo, è il tè. Adesso è arrivato il momento del massaggio ai piedi. Sembra di stare in Thailandia. Oh,什么地方？ che male！ 拉了已经有点疼了。 啊，疼死！啊，这是怎么回事？c'è un punto sul polpaccio che fa malissimo. Sono rinato e per questo trattamento spendiamo sui 20 euro. E dopo tutto questo profumo di varie spezie mi è venuta una grandissima fame. E in più c'era la massaggiatrice che mi parlava di cibo. C'ho l'acquolina in bocca. Intanto mangiamo un po' di snack qua. Non si spreca mai nulla. Andiamo. Adesso sento i piedi che hanno quel pizzico di bruciore. Non so se avete presente quando state sotto il sole, non vi siete messi la crema solare, no? E poi il giorno seguente inizia a bruciare tutto. Ecco, la sensazione è quella lì, però sui piedi. Raga, ma che razza di mandarini sono questi? Ma sono ultra mega giganti. Sono mandarini, sì. Dai, facciamone uno, proviamo. Io, ma è... Ah, 1斤吧，大概。要几个选几个，这个。Vediamo quanto viene. 10块钱20块钱。 Guardate quanto è gigante, sarà tipo un chilo, quasi un chilo. Abbiamo speso 10 yuan che è 1,20 euro circa. E questo in cinese si chiama papagan. Solamente per le strade di Chongqing potete trovare questi mandarinoni. Mandaroni. Vado? La buccia si stacca subito. E questa è la polpa. In pratica ogni spicco ha la grandezza di un mandarino classico. È molto succulento, sa di mandarino. È un mandarino ma in versione grande. Ora vi porto a mangiare in questo locale qui perché c'è scritto che fanno il cervello alla griglia. Sono fatto così, sono curioso in tutto. Allora, qui oltre a fare il cervello alla griglia fanno il barbecue, cioè c'è un botto di carne qui da scegliere. Perciò per non essere monotoni mettiamo un po' di spiedini da qui. Qui oggi facciamo una bella scapacciata, E che non ce la facciamo una bella birretta per abbinare il tutto? Dai, sta arrivando tutto, sono ultra veloci. Tranne il barista qui che... Oli. Sì. Ed ecco voi il barbecue tipico di Chongqing. In totale qui spendiamo 200 yuan che è circa 25 euro. Ma più che altro il prezzo si è alzato per colpa della birra. Cioè abbiamo ordinato 3 litri di birra che è costato 10 euro circa. E perciò se contiamo solamente il cibo verrebbe sui 15 euro. E per aprirci l'appetito incominciamo dall'ananas alla griglia. Buon appetito! È aspro, dolce, succulento e poi croccante perché c'è uno strato di caramello sopra. Sembra di mangiare il tanghulu. Guardate sti spiedini di mais. In pratica l'hanno infilzato uno per uno. Che pazienza. Però è buono. Mangiare il mais in questo modo c'è una consistenza tutta sua. C'è il dolce del mais che fa contrasto alle spezie, che è un pochetto salato e leggermente piccante. Passiamo al cipollotto. Guardate, sembrano dei fenicotteri. Dai, così, anche perché non è facile da mordere, sembra di masticare una busta di plastica. E come avrete visto qui il barbecue è più che altro spiedini di ogni tipo e ogni regione ci mette delle spezie proprie per dare un gusto proprio. E questo di Chongqing pensavo fosse molto più piccante e invece è piccante molto piacevole. Boh, forse il mio palato si è integrato ai gusti dei chongqingnesi. Alla salute! Vabbè, qui ci stanno altre spezie. Se volete, potete fare così. Ora sì che si ragiona, Ogni volta che mangio gli spiedini in Cina devo ordinare sempre per forza le alette di pollo perché le fanno bene ovunque. Passiamo l'intestino di maiale.
Bello gommoso, speziato. Ora si ragiona col piccante. E solitamente qui in Cina questi locali che fanno il barbecue o questi spiedini rimangono aperti fino a tarda sera, perché la gente o ci cena o ci fa lo spuntino di mezzanotte. E da non sottovalutare gli spiedini con la verdura. Qui abbiamo il cavolo, bello croccante, succulento, verduroso e assorbe tutti i sapori delle spezie. Questo è stupendo, veramente. E ne vogliamo parlare dell'aglio alla griglia. Wow. E il piatto più importante che ci ha attirati all'interno di questo locale è il cervello, penso di maiale. Lo fanno tipo in 4 modi diversi e questo qui è il metodo più classico di questo locale qui. Vado. È ultra olioso e strapiccantissimo, però è molto gustoso. Se non ci pensate che è un cervello non mi fa senso. È molto cremoso, unto e appena lo mordi si spappola, cioè diventa una purea di cervello. Sembra di mangiare la maionese solidificata. E in pratica il proprietario di questo locale qui ha incominciato a vendere per strada come ambulante. Poi dopo alla gente piaceva. Scusate, è il piccante, è il pepe del Sichuan. E comunque sì, si è fatto conoscere con questo piatto qui, cioè cervello in stile mala di Chongqing. Ci ha fatto un botto di soldi fino ad aprire questo locale qui che è molto rinomato. Ho visto che c'è venuta anche tantissima gente famosa cinese, ci hanno girato pure dei programmi televisivi, no? Siamo capitati in un bel posto. E infine passiamo al purè di patate con carne macinata. In pratica è un purè di patate 2.0 extra unto, c'è la carne macinata e poi è molto speziato, cioè è molto più gustoso, molto più saporito. Raga, scusatemi, appoggio un attimo che mi è venuto un crampo al braccio. Questa pentola che è ultra pesante. Raga, con tutto il piccante che abbiamo mangiato c'ho lo stomaco che ancora sta bruciando e perciò è giunta al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo e ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!